La svasatura di questa gonna nasce dalla chiusura delle riprese al punto vita e dalla rotazione del volume verso l'orlo. Partiamo da una base gonna taglia 42 con apertura al centro dietro. In questo video costruiamo la svasatura controllata e l'apertura frontale con zip seguendo la struttura del modello Courrèges. Iniziamo la costruzione del davanti. Sul davanti la svasatura viene ottenuta trasferendo la ripresa del punto vita verso l'orlo. Dal vertice della ripresa tracciamo una linea fino al fondo della gonna. Chiudiamo completamente la ripresa utilizzando lo strumento pienezza punto. L'ampiezza si trasferisce all'orlo e costruisce la nuova apertura inferiore del pannello. Eliminiamo i punti residui della ripresa. Ricostruiamo la linea del punto vita mantenendo la lunghezza di 19 cm. Durante il raccordo manteniamo un angolo retto al centro davanti. Il davanti ora presenta una linea vita pulita e una svasatura strutturale controllata. Passiamo alla costruzione del dietro. Riduciamo la lunghezza della ripresa portandola a 10 cm per allinearla al comportamento del davanti. Dal vertice della ripresa, quindi, tracciamo la linea fino all'orlo. Chiudiamo completamente la ripresa trasferendo il volume verso il fondo ed eliminiamo la ripresa originaria. Ricostruiamo la linea del punto vita mantenendo la lunghezza di 16 cm. Manteniamo l'angolo retto nel centro dietro. Il dietro ora presenta la svasatura coerente con quella del davanti. Controlliamo la linea del fianco. Infatti l'apertura dell'orlo genera una curva del fianco un pochino troppo accentuata. Poiché la svasatura è già costruita strutturalmente, questa curva deve essere ridotta. Cloniamo i pannelli come riferimento e rientriamo il punto del fianco di circa 0,3-0,5 cm senza modificarne però l'altezza. Ripetiamo l'operazione anche sul dietro. La linea del fianco ora risulta più fluida e coerente con il comportamento del tessuto. Le aperture generate dalla rotazione producono un orlo un pochino troppo tondeggiante. Smussiamo le curve utilizzando lo strumento modifica curva e ripetiamo l'intervento sia sul davanti che sul dietro. L'orlo ora risulta continuo e controllato. Iniziamo ora con la costruzione del davanti intero. Il modello presenta un'apertura con zip sul davanti sinistro, a capo indossato. Creiamo quindi un davanti intero duplicando il pannello. Rimuoviamo la modifica collegata perché il capo è asimmetrico e manteniamo la linea del centro davanti come riferimento strutturale. Allunghiamo leggermente il centro davanti di circa 3 mm per migliorare la caduta della linea. Ripetiamo lo stesso intervento sul centro dietro con una correzione di circa 2-3 mm. La linea dell'orlo risulta ora più naturale e fluida. Impostiamo ora la costruzione della linea per l'apertura della zip. Sulla linea della vita posizioniamo un punto a 6 cm dal fianco, sul davanti sinistro, posizioniamo un secondo punto sulla linea dell'orlo, a circa 4-4,5 cm dall'apertura generata dalla svasatura. Tracciamo una linea interna di raccordo tra i due punti. Curviamo leggermente la linea avvicinandola al vertice della precedente ripresa. Questo consente di mantenere attivo il movimento del pannello senza assorbire completamente la svasatura. Inseriamo una tacca di riferimento a 10 cm, tagliamo il pannello lungo la linea costruita e posizioniamo una seconda tacca a 2 cm dall'orlo. Questa definisce il punto di arresto della zip. Infine passiamo al montaggio e duplichiamo il dietro per poter procedere alla fase di montaggio e simulazione. Posizioniamo correttamente i pannelli ed impostiamo le cuciture di fianchi e centrodietro. Impostiamo temporaneamente la cucitura anche nel taglio della zip per preparare la simulazione. La struttura base della gonna è pronta. Simuliamo quindi la struttura base ed attiviamo i punti di adattamento sull'avatar. Posizioniamo le parti del cartamodello su davanti e dietro ed attiviamo la simulazione. Il tessuto si assesta sul corpo. Verifichiamo la distribuzione della svasatura. La linea del fianco ora risulta morbida e priva di deformazioni eccessive. Applichiamo la zip sul taglio frontale e rimuoviamo la cucitura temporanea.
Apriamo la zip fino a circa metà lunghezza ed attiviamo nuovamente la simulazione. L'apertura genera il comportamento previsto del pannello frontale. Costruiamo la fascetta per la zip nello stesso tessuto del capo. Disegniamo un rettangolo largo 0,7 al massimo 1 cm. La lunghezza corrisponde alla distanza tra il punto vita e la tacca inferiore della zip. Blocchiamo temporaneamente la fascetta con lo strumento Fissa dal menu laterale 3D ed attiviamo la simulazione. La fascetta si posiziona correttamente. Passiamo infine alla costruzione della fodera. L'orlo del capo esterno è a taglio vivo. La pulizia del punto vita è realizzata con una fodera duplicata. Creiamo un clone dei pannelli. Copiamo i pezzi e li incolliamo specchiati. Riduciamo la lunghezza della fodera di 2 cm utilizzando lo strumento Distanzia perimetro cartamodello in ritrazione. Eliminiamo le tacche non necessarie. La fodera termina nel punto di arresto della zip. Uniamo fodera e capo esterno lungo il punto vita. Colleghiamo anche i margini lungo il taglio della zip. Verifichiamo la direzione delle cuciture e ripetiamo l'operazione anche sul dietro. Applichiamo i margini di cucitura. L'orlo esterno rimane a taglio vivo. Applichiamo invece il margine di 1,5 cm lungo il taglio della zip, sia nella fodera che nell'esterno della gonna. Verifichiamo i margini su tutti i pannelli. Applichiamo infine il tessuto esterno in mesh e una mesh base per la fodera. Attiviamo la simulazione finale con styling completo. Verifichiamo la caduta della svasatura, l'equilibrio della linea del fianco, il comportamento dell'apertura con zip e la stabilità della fascetta. La struttura della gonna risulta coerente con il modello Courrèges di riferimento. Segui la playlist Metodo 55 Sensi Fondamenti. Nel prossimo video lavoriamo su un'altra trasformazione strutturale applicata alla gonna base.